Ciao, 你好， hello, konnichiwa. io sono Mauro. Io sono Yvonne, Benvenuti a Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture e comunicazione. Ciao Mauro, Ciao, ciao Yvonne, eccoci qua, ciao. siamo tornati. Sì, che contenta. Benissimo, benissimo, stai bene? Bene, benissimo. Oh, anche io, anche io. E siamo pronti per affrontare un nuovo argomento oggi. Sì, l'argomento di oggi è molto interessante per me o per tutti, penso, Benissimo, benissimo. Oggi parliamo di... di come si impara una lingua da autodidatta. Ho detto Ah, che giustamente? bello. Non so. Bellissimo, sì, sì, questo mi piace molto. E quindi dobbiamo partire dal fatto che il nostro ascoltatore ha deciso, mi interessa studiare il russo, il mandarino, oppure il turco, qualsiasi lingua. Italiano, giapponese, Italiano, sì. italiano. Beh, se ci ascoltano forse un po' lo sanno già l'italiano. Sì, ma ci Eh, sono sempre spazio da migliorare, anche sì, gli studenti da livello intermedio avanzato, ci sono beh, tanti certo. che stanno imparando da solo. Mhm. Sì, sì, però oggi vorrei focalizzarmi su chi Mm, vuole iniziare sì. una lingua Mhm, nuova, no? E quindi ha deciso, mi interessa, vorrei provare, come comincio? mhm, sì. Quindi, secondo te, quali sono i primi passi da fare? Ok, ci sono alcuni punti importanti, penso, e adesso ci sono sempre di più persone che vogliono imparare una lingua da autodidatta perché ci sono un sacco di materie online, no? Insegnanti o anche abbiamo connessione con tutto il mondo, abbiamo Certo. YouTube, tante piattaforme per imparare una lingua. Mhm. Ma per iniziare a imparare qualsiasi cosa, secondo me, la cosa più importante, anche un po' difficile, è disciplina. Non so se Ok. sei d'accordo. Sì, sì. Perché non è come che tu frequenti una scuola di lingua, che hai un Mhm, orario, un appuntamento fisso, no? Se tu mhm. impari una lingua o anche un strumento musicale, qualsiasi cosa, se non è un appuntamento sul tuo calendario, questo è difficile, che non puoi imparare in un modo consistente, no? Certo, sì, sì, Sì. sì. E quindi se uno non è molto disciplinato, può Mhm. aiutarsi in qualche modo Sì. dandosi un tempo, Sì, io segnandolo non su... sono niente disciplinata, quindi, Bravo, quindi benissimo, partiamo per me, dall'esempio. sì, ma per me la soluzione, io non riuscivo prima, non riuscivo a imparare da autodidatta, quindi ho sempre frequentato una scuola di lingua, anche Mhm, perché sono una persona molto social, però se vuoi davvero imparare con un costo basso, ok, con flessibilità da autodidatta, allora consiglio trovare almeno un partner o un tutor online come Mauro che insegna Grazie. italiano, che non costa tanto, però puoi fissare un orario settimanale per una Sì, piccola lezione, anche per sì, un piccolo pratica, una piccola pratica una volta ogni ok. settimana. E poi gli altri giorni puoi fissare un orario, non so, come mattina, ok, durante la colazione 15 minuti, così leggi qualcosa, impara un punto Mhm, grammaticale o, sì, o sì, ascolti sì. un podcast, nostro podcast. Certo. Allora, bene, è molto interessante. Quindi, per esempio, io sono insegnante di italiano, Sì. insegno sulla piattaforma Preply. Sì. Allora, la cosa bella è che comunque quando hai un insegnante di questa lingua, innanzitutto, se ti rivolgi online è facile da trovare, Sì. perché se uno vuole imparare una lingua che magari non è molto parlata nella sua città, no? Sì. Magari uno si trova in Italia o in Canada e vuole Mhm. studiare turco, vuole Sì. studiare Sì, sì. finlandese, non è detto che trovi una persona che lo insegna vicino. Invece Sì. online queste risorse le hai. E Sì. la cosa bella di queste piattaforme è
che anche se hai un orario molto vario e quindi non Sì, tutti i giorni fai gli stessi orari, ogni settimana puoi cercare il posto più giusto, sì, perché sì, poi, gli insegnanti online ti danno una disponibilità, no, sì, sì. al e quindi dici: "Okay, per me io questa settimana non posso il mercoledì, ma posso il giovedì." Sì, Ecco, sì, importante avere questo, come si dice, questo, coscienza, no, sì, una di avere una classe o una pratica settimanale fissa. sì, 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 prima esatto, io ho che imparato il giapponese così, perché anche ho lavoro, famiglia, tante cose da fare. certo. Ho voluto di mantenerlo, attivo, quindi ho sempre fatto un appuntamento con un insegnante da questa piattaforma Preply o Mh-mh, magari altro incontro di scambio di lingua online gratis, mh-mh, e io dico a me: "Okay, ogni settimana devo fare 2 appuntamenti, 2 ore mh-mh. di qualsiasi tipo, con un insegnante pagato o magari un scambio di lingua, però almeno 2 ore devo fare la pratica orale, nel giapponese." Sì. Sì, Quindi ogni settimana, domenica, guardo già il mio calendario per fissare qualche appuntamento per la settimana prossima. Sì, quindi solo bene, 2 volte. Gli altri giorni, se ce la faccio, leggo qualcosa. Se non ce la faccio, almeno questa settimana ho quelle 2 appuntamenti per mantenere attivo la giusto, lingua. Sì, quindi questo è giusto, il giusto. primo punto che penso importantissimo se uno Okay. vuole imparare da solo. Mh-mh. Interessante, interessante. Allora, quindi diciamo che una persona riesce a fissare delle lezioni settimanali e poi dice: "Vorrei dedicare anche un po' di tempo ogni giorno, un Sì, pochino a andare avanti, quindi sì, sì, progredire nello studio." sì. Che cosa consigli tu di fare almeno 15 minuti al giorno, Mh. 30? Utilizzando cosa? Si può Sì. usare Duolingo? Perché anche Duolingo è molto Sì, sì, sì. popolare. Sì, sì, l'idea di Duolingo è molto buono perché, si fa fare questo slancio, no, che devi per forza continuare un pochino, anche se uno esercizio che dura solo 3 minuti. Questo è Mh-mh. un buona idea, sì. Quindi io direi che okay, quello è il secondo punto che ho scritto, che tu devi conoscere te bene, che quale Okay, modo adatto, per tuo obiettivo, perché se tu sei una persona socievole come sì, io, io partecipo in conversazione in gruppo. Per esempio abbiamo conosciuto attraverso Clubhouse, sì, perché io ho bisogno di parlare con esseri umani. certo. Adesso ci sono anche altre applicazioni che puoi parlare con, intelligenza artificiale, che fare Ah, un okay, dialogo. Sì, ho visto, okay. bravissimo, sì. E poi Interessan quindi devi conoscerti quale modo è adatto per te. Se tu mh, sei una persona molto timida, che non ti piace parlare con la gente, okay, allora devi pensare, ti va bene solo fare la pratica scrivendo qualcosa? Sì, mh-mh, e ti piace, scrivere magari messaggi al mh, madrelingua o magari un modo diario come o ti piace leggere, quindi quale, mh-mh. modo ti piace o ti conviene. Sì, quindi Sì, questo devi provare tanti diversi modi di sì. tanti, sì, metodologia. Sì, sono d'accordo, nel senso che, come dici tu, è importante conoscersi, però non Sì, sempre c'è questa conoscenza, no, se uno si conosce e sa già qual è il modo migliore per imparare per lui o per lei, mh-mh. allora parte già avvantaggiato e dice: "Okay, posso provare questo che so che per me funziona." Però ci sono anche persone molto giovani che magari Sì, si approcciano per la prima volta e non sanno ancora qual è il modo migliore per loro, no, in sì, è questo vero. caso consiglierei di, rimanere con la mente aperta. Sì. Iniziate Prova. prov sì, Sì, iniziate provando qualcosa, ma se poi vedete che non funziona, provate anche a cambiare metodo, non lasciatevi eh, mai scoraggiare, no, sì, magari non è che la lingua non va bene per voi, magari state usando un metodo
che non è il più adatto per voi. E in quel Sì, caso esatto. può essere ottimo, magari si trova un altro metodo anche velocemente. Ecco, non rimanete attaccati al metodo che avete scelto. Se non Sì. funziona, provatene uno diverso, perché oggi ci sono tanti metodi. Sì, sì, Eh, sì, giustissimo, hai detto sì, giustissimo, perché tanta gente dice che oh, ho perso magari la motivazione, però a mm, volte devi pensare, devi ascoltarti dentro, sentiti, ma cosa che non fa? Se hai perso la motivazione perché magari il metodo non ti conviene, non ti piace, magari non ti mhm. piace, non so, scrivere sempre con tanta gente, chattare, magari ti piace solo tranquillamente leggere un libro, non so. Quindi devi ascoltare, sentire quale modo che ti senti meglio. Mhm. Certo, certo, Mhm. giustissimo, giustissimo. Adesso ci E, sono tutti i tipi di metodi, quindi puoi scrivere su, per esempio, HelloTalk che uso molto, come mhm, scrivere un post, sì, come sì, Facebook, che ok, se ho fatto un'attività stupenda, io voglio condividere con tanta gente e scrivo in italiano e anche giapponese. O ok, magari alcuna gente piace solo una conversazione privata one to one, quindi puoi sì, usare, non so, Tandem o non so, anche HelloTalk per trovare partner per sì, scambio di lingua. Mhm. sì. Sì. E lo Tolkien in effetti è buono, anche se, ecco, per esempio per me non ha funzionato molto Mhm, bene. mhm. Io l'ho usato per un po', però è Sì. una di quelle cose che per me non andavano bene, ma per altri andrà benissimo, ecco, Sì, è sì, sempre quindi quello il punto. dobbiamo provare, Sì, sì. dobbiamo E provare, poi sì, sì. alcuna gente come mio marito, lui è una persona che non molto socievole, quindi per lui ha trovato il suo modo, lui parla benissimo francese, spagnolo, inglese, e Mhm. per lui il metodo è guardare film, gli piace Sì. molto film su Netflix, serie TV, quindi per lui piace guardare lo stesso film in diverse lingue, una volta in Ok, francese, una volta in spagnolo. A me non mi piace, mi piace solo guardare film originale. ok, ok, ho capito. Sì. Sì, però è interessante. Molti miei studenti lo fanno e io lo raccomando sempre perché oggi moltissime persone hanno almeno una piattaforma, che sia Netflix o Prime Sì. o una di queste piattaforme che ti permettono di selezionare varie lingue. Mm, E quindi io ai miei studenti lo raccomando sempre, se è una cosa di mhm. loro interesse, perché Sì. poi non tutti sono uguali. Però in realtà ci sono molte persone che amano vedere un film ogni tanto o seguire una serie TV e quindi questa possibilità è da sfruttare, anche perché moltissime volte sono disponibili i sottotitoli. Sì. E quindi anche, perché questa, diciamolo, è una difficoltà di quando si Mm. studia una lingua, no, che a volte la velocità nel parlato è più alta rispetto a quella di cui uno studente che inizia ha bisogno, no? Sì, E sì, sì. e Possiamo dedicare un'altra puntata a parlare di come usare film o media, sì, perché ci sono sì, tante cose da prestare attenzione, da utilizzare meglio, sì. mh-mh. Come Sì, sì. sottotitolo o audio e come fare la pratica o se il film è a un livello più alto del tuo livello, come si gestire, sì, queste Mh-mh. Sì, cose. sì. Mhm. Sì, però comunque, molti dei miei studenti usano i sottotitoli e secondo me è positivo. Sì. Anche, in vari modi. Per esempio si può vedere un film nella lingua che ti interessa, non so, se Mhm. per esempio una persona che vuole studiare francese, guarda un film francese in lingua originale, Mhm. ma mette i sottotitoli della sua lingua. Sì. In modo che capisce Sì, leggendo e sente sì, la parola corrispondente in francese, è già un sì, primo sì, sì, modo. sì, 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 sì. Quindi ci sono tanti modi di utilizzare bene le media, sì. Mhm. Perfetto, sì. E anche poi, su YouTube si trovano tantissimi video, Mm. con i sottotitoli, video che ti spiegano le basi di una lingua e quindi credo che anche questo sia un metodo molto utilizzato. Eh sì, infatti ho incontrato una volta un ragazzo che ha imparato giapponese solo attraverso di YouTube. Wow. Incredibile.
Si è imparato 2 anni e parla fluentemente. Sì. Sì. Il giapponese in qualche modo è una lingua molto affascinante. Sì. Io ho sempre seguito il mondo dei fumetti, che è una mia grande Ah, passione, sì, sì, sì. e ho conosciuto tantissime persone appassionate di manga, Mh. manga e anime sostanzialmente, Sì, no? in Italia ci sono tanti, E sì. molte persone si avvicinano al giapponese in questo modo, cioè cominciando a vedere tanti anime e Sì, piano piano entrano un po' a contatto con alcune parole del giapponese, con i sottotitoli e sì. piano piano si appassionano alla lingua e cominciano a studiarla e molte persone poi arrivano anche a un livello molto buono. Sì, 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 infatti. Sì, ho incontrato anche alcuni italiani che ha iniziato così con manga, sì. Sì, può capitare, bello, interessante. Ok, vado nel terzo punto. Sì, perché Oh, dovete ne ho sapere, 4. diciamo a chi ci ascolta che Ivona ha sempre una scaletta che deve seguire Sì, precisamente, se no sì. Ivone è un po' così, è fatto così, un è po' fatta a scaletta, condensata, sì. ma ci piaci così Ivona, ci piaci così precisa e organizzata. Okay, allora il terzo punto è, avere un obiettivo, sì, Mh. e anzi, non so se hai sentito questo concetto che si chiama SMART, un SMART goal. No, Okay, non SMART goal, credo. okay, devo trovare non ho trovato la traduzione, in italiano. Ogni lettera di SMART, riferisce a una parola, okay, quindi SMART O viene da inglese. S, okay, si riferisce a specific, quindi devi avere un obiettivo specifico. mh-mh, Cosa vuoi, raggiungere? Per esempio, per imparare cinese magari non so, i primi 300 caratteri, fondamentali, non so. okay. O italiano magari, 500 vocabolari, parole. Quindi Sì, devi avere un o i o mh-mh. anche non così con dei numeri, ma anche può essere semplicemente imparare le parole base per fare un viaggio Ah sì, e anche ordinare al questo, sì, più generale, ristorante. sì. Sì, Sì. esatto, sì, O sì. avere una conversazione basica con Esatto, native sì. speaker. Sì, smart, okay, seconda lettera è, M, è measurable, quindi misurabile. Mh-mh. Devi avere, sì, come ho detto, 300 parole o quante Ah, okay, caratteri misurabile. sì, misurabile, che quindi quanto, raggiungi, quanto sei arrivato a questo obiettivo, tu sai che hai fatto, ce l'hai fatto. Ah, okay, okay. È importante per la motivazione e la gratificazione personale. Sì, e anche per fare, come si dice, traccia? Che Avere poi una traccia. sì, che adesso ho imparato già 50 caratteri, adesso ho imparato 100, quindi puoi vedere il progresso e questo è importante per la motivazione anche. Certo, cer Mh. Quindi misurabile. E poi il terzo è A, SMART, okay, achievable, quindi mh-mh. raggiungibile. Sì. Sì, che Non non porsi degli obiettivi troppo lontani. sì, 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 quindi tu puoi vedere la fine che quando arrivi. Sì, E poi giusto. quarto è rilevante, relevant, Mh-mh, quindi, relevant, non so di dove parti, perché tu fai questa cosa. Per esempio, se vuoi viaggiare in Giappone, mh-mh. impari perché tu sai che la lingua è rilevante, è utile, è importante per il viaggio, Sì, no? Quindi certo. non puoi per esempio imparare business English se non devi o non hai la voglia di lavorare con altra gente, con Mh-mh. persone all'estero, no? Quindi Sì, devi sì, essere rilevante alla tua, le tue circostanze. Mm. certo. Sì, E poi buono. ultimo è time, ok, smart, time, ultima lettera Mh-mh. è time based, ok, basato sul tempo. Quindi quando tu fissare un obiettivo devi avere un time, una durazione che per Una esempio questo, durata. sì, una durata questo anno, ok, Mh-mh. 2024,
dicembre. Fino a Sì, dicembre devo imparare 300 caratteri, sì. ok, E tu devi calcolare se questo è raggiungibile. Ok, se certo, imparo, non so, 5 parole al giorno, ok, raggiungibile. Così certo. calcolando. Mhm. Certo, sì, sì. Quindi darsi un obiettivo raggiungibile, però anche un tempo per raggiungerlo, in modo Sì, che poi riesci ad andare con degli step praticamente, sì, dei sì, sì, passaggi successivi. E sì, quindi è sì, come sì. se prima fai magari livello base, poi livello base più e poi intermedio e così via. Sì, Ogni sì, volta sì. dandoti degli obiettivi e un tempo per raggiungerli. Sì, sì, esatto, sì. Quindi se usi, è come imparare a una scuola di lingua, che si usano un libro per un semestre, no? Sì. Che è molto organizzato. Quindi Mhm, se impari da autodidatta, non hai un sistema e si fallisce facilmente perché mhm, non sei organizzato, non hai un sistema, è difficile. Tu perdi sì. tempo e perdi progresso e poi perdi anche motivazione perché non vedi quale processo, non sai come gestirlo. Quindi scegli un modo da imparare e poi avere quell'obiettivo più o meno, sì, sforzare un pochino ogni giorno, ogni settimana e Mhm. tutto è raggiungibile, tutto è possibile. Oh, bene, bene. Sì. Perfetto, Mm. perfetto. Va bene, va bene. Mi sembra tutto molto chiaro. E abbiamo un altro punto in scaletta, Yvonne? Sì, l'ultimo, ma questo non è proprio un punto di, non so, di consiglio, però io direi, ok, ognuna persona è diversa, quindi non posso dire che i miei consigli sono quelli che fanno bene per tutti, però in Sì. generale questa viene da mia osservazione, da me, da altri amici, persone che ho incontrato, che ho visto questi Mhm, punti che applicano a maggior parte della gente. Quindi l'ultimo è che usare la lingua dal primo giorno. mhm, Questo magari suona un po' assurdo per alcune persone, perché mm, ho incontrato tanta gente che magari impara la lingua per 2 o 3 anni e sono troppo timide, quindi mm, non vogliono usare. Ho incontrato soprattutto asiatici, giapponesi, che io dico, ah, ok, facciamo uno scambio di lingua. Ok, allora parli in inglese, mi fai qualche messaggio vocale e io rispondo, ok? mhm. E non vogliono perché dicono che non sono pronta. E io mi dico, ma quando tu sei pronta? Ma tu se mi scrivi messaggi vuol dire che sai già qualche parola, no? Magari puoi Certo, sì. dire hello, non so, qualcosa, how are you? Qualcosa semplice, no? Mhm, Sì, perché no? Ma capisco che questo dipende dalla personalità, sì. ma sì, quindi per me è importante sia parlare o scrivere, devo Mhm, creare un ambiente, un contesto per me, ok, 2 punti, interest e need, interesse e bisogni. Tu devi mhm, creare i tuoi bisogni per usare questa lingua. mhm. Nel senso che, per esempio, se hai fatto qualche amico, non so, che parla spagnolo o inglese, Sì, e quindi ogni giorno puoi scambiare messaggi con loro, no? Ah, certo. ok, how are you? What have you done today? How's your weekend? No? Cosa semplice. Sì. Quindi questo è un bisogno, perché hai messaggi da rispondere, quindi hai creato il tuo piccolo mondo per usare la lingua. Mhm, Sì, quindi per me è giusto. importante creare questo, perché interesse ho già, se qualsiasi persona inizia a imparare una lingua, interesse ce l'ha già, però Sì. bisogna che non, tanta persona mi ha detto che non ho bisogno di usare giapponese nella mia vita quotidiana, non ho bisogno di usare italiano se non Mhm, abitano in Italia. Quindi come si mhm. fa? Se non ha questo bisogno di usare la lingua. Beh, Che, si può creare il bisogno costruendosi una piccola rete di persone sì. che parlano in questo modo e quindi sì. Esatto, esatto. Quindi si deve Allora, pensare in modo di creare questo bisogno di usare la lingua. Per esempio, io ho mhm, creato il mio piccolo mondo giapponese. Per esempio, ho trovato insegnante di yoga che mi piace molto, che è adatto al mio stile. E quindi guardo ogni tanto 2 volte alla settimana seguendo cosa parlano, come fare
fare lo yoga, i movimenti. Quindi questo Certo. è un bisogno che fare lo sport. È solo che ho cambiato il canale, la lingua. Sì, E poi, per esempio, devo cucinare la cena comunque per la famiglia, quindi io posso guardare ricetta fatto da, come si chiama quello? Giallo zafferano. sì, Sì. sì, consigliamo sempre giallo zafferano a tutti, anche a Eh. me piace molto. Sì, perché è molto chiaro, anche il video è molto chiaro, corto, si può capire facilmente, quindi è un Assolutamente, sì. quindi voglio dire che creare questo bisogno di usare la lingua nella tua vita quotidiana dal primo giorno che inizia a imparare questa lingua. Mhm. Anche se guardi Zero Zafferano, non so, con sottotitolo o non so se hanno una traduzione, magari con la piattaforma di Language Reactor, non so se hai sentito. No, questa non la conosco. Ok, dopo checchi, perché Sì. Language Reactor è una software che ti fa, come si dice, che puoi creare o importare tutti i sottotitoli da YouTube o Netflix e Mhm. anche con traduzione nella tua lingua. Ah, Ah, ok, sì, ok. e poi, Bello. poi puoi creare il tuo glossario, il Sì, tuo dizionario, piccolo dizionario sì, dentro, quindi puoi indicare, segnare quale parola che non sai o vuoi imparare e ti sì. dà anche esempio da diversi video, da altri Ah, video, come bello. esempio come si usa questa parola in una frase. Mhm. Molto bello, sì, sì, bene, Sì, bene. quindi. Allora, volevo intervenire sul punto delle persone Mm, che studiano già da un po' di tempo, ma magari hanno un problema nel parlare. Secondo me a volte c'è un po' di insicurezza sì, insieme alla timidezza, sì, cioè sì. un po' la paura di fare degli sbagli, a volte è come se non riesci a partire perché non hai mai fatto molta pratica, hai studiato, ma senza praticare dialogo, magari, no? Sì, Per sì, sì. esempio, hai iniziato con Duolingo o hai iniziato con gli anime, i telefilm, come Mhm, dicevamo prima, no? sì. Magari ha ascoltato tanto, ha cominciato a imparare, ma non ha fatto la pratica di parlare e quindi c'è come un blocco nell'iniziare. Mhm. Ecco, secondo te cosa si può consigliare a queste Questo persone? ho bisogno di un altro episodio. Sì, Beh, no, perché si tratta di tante cose psicologiche, che tante mhm, complesse da sì, risolvere. È difficile perché questo veramente viene da personalità e anche un po' di esperienza. Anche io penso che ognuno di noi abbiamo un po' di questo complesse, perché non è facile, sì, non vuoi sembrare come una persona stupida che certo, parlare una lingua certo. rotta, broken language, no? Come un baby, no? Sì, quindi però direi che più si Sì, sì, parla, sì, no, più si parla, meno la paura, se devo dire brevemente. giusto. Abbiamo Voglio perso. anche aggiungere un'altra cosa, un piccolo allora, è un bellissimo approccio, voglio anche aggiungere un piccolo consiglio, poi magari faremo una puntata intera su questo Sì, argomento, però mm, un piccolo consiglio è questo: non abbiate paura di sbagliare, sì, perché noi impariamo anche sbagliando. mhm, sì, È un errore e molto spesso si attiva in noi una voglia di correggerci e di pronunciare bene che lega sì, una emozione sì, a quella parola, a quella frase, a quella cosa che stiamo studiando. Quindi l'errore in realtà ci fa imparare sì, e ci fa sì, imparare a volte anche meglio sì, di tante esatto. cose che facciamo. Quindi bisogna cambiare un po' il punto di vista. Al posto di pensare no, io non parlo perché poi magari sbaglio, invece dobbiamo pensare devo parlare e se sbaglio può essere sempre positivo. Sì, sì, questa è la mentalità che gli studenti devono avere, o devono cambiare la mentalità di vedere
come vedere gli sbagli. Gli sbagli sono fondamentali, ok? Il nostro obiettivo come studenti di lingua è fare quanti sbagli di più. Come si dice? Quanti più sbagli possibile. Sì, quanti sbagli possibile. Sì, come adesso. Se ho sbagliato, mi correggi e allora so come dire. Spero, Esatto, prossima volta. esatto, Sì, quindi esatto. sì, l'obiettivo ogni giorno è che devi fare sbagli per imparare. Sì, quindi se non sbagliamo, come si fa a imparare? Non so. Sì. Esatto, giusto, come i bambini, come i Esatto. bambini. Qualcosa di sbagliato e poi si impara. E anche ripetere. Sì. Ripetere è sempre fondamentale perché impariamo per ripetizione. Anche i bambini, Esatto. gli studi provano che imparano ripetendo. E Sì, quindi esatto. queste sono due cose fondamentali. Sì, ecco, sì. Molto bene, molto Quindi bene. un assunto, disciplina, ok? Conoscete bene, avere obiettivo SMART e usare la lingua quanto più possibile dal primo giorno. Questi sono i miei Oh, consigli. bellissimo. Brava Summary. Yvonne, adesso è super contenta che ha fatto tutti i suoi punti Sì. precisi. Sì. Va Ok, bene, sì, sì. E se grazie. ascoltatori, se avete qualche consiglio, scriveteci o scrivere il Sì, commentario. Non so. commentate, fate tutto quello che potete, Sì. seguite tutti i nostri link e seguiteci. Grazie Mm. mille Yvonne, Grazie mille, sì, ci parliamo. Ciao a ciao. presto, ciao. Ciao. E questo è tutto per oggi. Grazie per averci ascoltato. Io sono Yvonne, Io sono Mauro, avete ascoltato Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture, comunicazione. A risentirci. Zeugin, Au revoir, auf Wiederhören. da svidania. Adios.